Allora, noi vogliamo arrivare a calcolare questo seno di 2 alfa. Come facciamo? Praticamente noi sappiamo che il seno di 2 alfa è uguale a 2 sen di alfa coseno di alfa. A questo punto io per ipotesi so già quanto vale il coseno, perché questa appunto è la mia ipotesi. E adesso devo calcolarmi però il sen di alfa. Quindi ricordiamo adesso che sen quadro di alfa più cosen quadro di alfa è uguale a 1. Quindi se io porto il coseno dall'altra parte, ottengo sen quadro di alfa uguale a 1 meno cosen quadro di alfa. Se voglio il sen, adesso faccio la radice quadrata. A questo punto questa formula, allora in realtà per essere più precisi qui ci va un più e un meno. Dobbiamo cercare di capire però che dove ci troviamo, perché anche questa ipotesi diciamo è fondamentale. Noi ci troviamo tra 3 mezzi pi greco e 2 pi greco. Che vuol dire questa cosa qua? Che se faccio la circonferenza 2 pi greco è qui e 3 mezzi pi greco è qui. Quindi praticamente mi sta dicendo guarda che tu ti trovi da questa parte. In questo lato della circonferenza il seno è negativo mentre il coseno è positivo. Allora qui quando faccio questa formula non posso prendere il più, devo prendere il meno perché appunto il seno in quel caso è negativo. Allora praticamente adesso con questa osservazione posso continuare questa uguaglianza e riscrivere che qui ci posso mettere 2, poi posso moltiplicare per meno la radice di 1 meno cosen quadro alfa e ci devo moltiplicare ancora per coseno di alfa. Arrivati a questo punto quindi ho tutto perché siccome so che coseno di alfa è uguale a 4 quinti non mi resta che sfruttare questa informazione. Quindi adesso continuo sfruttando l'informazione che coseno di alfa è uguale a 4 quinti e ricavo che ottengo 2 meno la radice di 1 meno 4 quinti al quadrato, quindi 16 venticinquesimi per 4 quinti, perché è il valore del coseno. Adesso continuo ancora. 1 per 25 fa 25, 25 meno 16 fa 9 e quindi praticamente ho la radice di 9 venticinquesimi. Il segno meno lo porto avanti, qui rimane 2 e a questo punto qui ottengo sempre 4 quinti. Quindi adesso estraggo dalla radice e ottengo meno 2, 3 quinti per 4 quinti. In totale, quindi continuando le mie uguaglianze, ho ottenuto meno 2 per 3 6, 6 per 4 fa 24 e 5 per 5 fa 25. Ecco quindi che ho ottenuto il mio risultato, meno 24 su 25. E siamo partiti proprio da che cosa? Dalla formula in cui appunto ci chiedevamo quanto valeva il seno di 2 alfa. E abbiamo sfruttato la formula, abbiamo sfruttato l'identità goniometrica, questa è semplicemente la formula fondamentale, e abbiamo fatto intervenire anche il fatto che effettivamente il segno meno per il seno lo andavamo a prendere proprio per dove è posizionato l'angolo, ossia tra 3 mezzi pi greco e 2 pi greco. Visto tutto insieme, l'esercizio è questo. Tuttavia, l'esercizio non finisce perché comunque ci viene chiesto di calcolare anche che cosa? Ci viene chiesto di calcolare adesso il coseno di 2 alfa che è uguale a 7 venticinquesimi e ci viene chiesta anche la tangente di 2 alfa. Quindi adesso per concludere dobbiamo riuscire a dimostrare questa roba qui. Come lo facciamo? Beh, anche in questi casi dobbiamo tener conto di quanto vale il coseno di 2 alfa. Il coseno di 2 alfa sicuramente lo possiamo riscrivere come cosen quadro alfa meno sen quadro di alfa.
Da notare adesso che noi sappiamo già per quanto fatto precedentemente quanto vale il sen di alfa. Il sen di alfa infatti è dato semplicemente da questa radice col segno meno che abbiamo visto prima valere 3/5. Quindi noi abbiamo già calcolato il sen di alfa e pertanto dobbiamo semplicemente farne il quadrato. Quindi il quadrato di 3/5 è 9/25. Mentre il cosen quadro, anche quello era già calcolato ed era 16/25. A questo punto, facendo la sottrazione tra 16 e 9, ottengo proprio 7, mentre rimane 25 al denominatore. Ecco così che un altro risultato siamo riusciti a dimostrarlo. Resta da dimostrare la tangente, ma a questo punto qui non serve nessuna regola strana perché appunto la tangente di 2 alfa uno la può rivedere sempre come il sen di 2 alfa fratto il coseno di 2 alfa. Beh, allora per quanto riguarda il secondo sappiamo che è 7/25. Per quanto riguarda il primo, per quanto fatto prima, sappiamo che è meno 24/25. A questo punto che cosa succede? Che il 25 si semplifica con il 25 e rimane appunto meno 24/7. E quindi appunto abbiamo dimostrato anche questo. Quindi questa è la prima parte, quella un pochettino più complicata dell'esercizio, mentre la seconda parte poi si trattava di riutilizzare parti della prima parte. E questo fondamentalmente è tutto il nostro esercizio.